Bene, allora dunque siamo arrivati a questo punto dell'integrazione del DNA cellulare, ma questo ancora non spiegava il funzionamento, per esempio non spiegava perché in certe cellule il DNA non si integra e anzi causa la lisi della cellula e il DNA si moltiplica, mentre invece in altre il DNA non si moltiplica ma si inserisce e trasforma la cellula. Questo evidentemente doveva esserci qualche interazione tra i geni della cellula e i geni del virus. E questo infatti l'abbiamo dimostrato. Per esempio un tipo di esperimento che abbiamo fatto è questo. Partendo dal fatto che cellule di topo venivano lisate, ma mentre invece le cellule di hamster non erano risate. Questo l'esperimento che abbiamo fatto è questo: prendere una cellula di hamster trasformata, perciò il DNA è lì, lo sappiamo questo, fonderla ad una cellula di topo e forma questo ibrido. Cosa succede in questo ibrido? Perché lì adesso abbiamo i geni del topo e difatti questo ibrido si muore. Cioè lo rifiuta praticamente? No? Il virus si moltiplica, capisci? Perciò è questione se il virus, quello che succede, cioè se il DNA, se il virus si moltiplica nella cellula o no, dipende dai geni della cellula. Perciò se ci sono certi geni della cellula, il virus si moltiplica. Se non ci sono, il virus, o viceversa, insomma, è una relazione con i geni della cellula. Perciò questo dimostra l'influenza dei geni cellulari sul virus. Poi, per un'altra cosa importante, era quella di dire, ma devono essere, se le cose sono così, che ci sono dei geni per la crescita del virus e un altro per la trasformazione, dobbiamo identificare questi geni che sono diversi. E come fare quello? Come farlo è venuto fuori chiaramente, cioè se i geni sono attivi in una cellula, questi geni danno luogo a quello che si chiama l'RNA messaggero e come sappiamo l'RNA è una molecola molto simile al DNA ma solo con una piccola differenza ed è facile ottenere l'RNA dalle cellule e poi vedere quanti tipi di DNA ci sono facendolo ibridare, come diciamo prima, con pezzi diversi del DNA. E facendo questo si è visto che nelle cellule trasformate ci sono certi messaggeri, nelle cellule che si litigano ci sono altri messaggeri. Dunque ci sono due gruppi di geni nel DNA, di cui uno è dedicato alla moltiplicazione del virus, l'altro alla trasformazione. Dunque, perciò questo è un grande avanzamento. Sì, certo.